La Sonic Evo di Bull è probabilmente la bicicletta più bella che abbiamo visto finora all'interno di Eurobike 2021. È una cosa che non ho mai visto, sinceramente. Questa forcella e questa sospensione di Intend è una forcella da 160 mm di escursione, questa 150 mm, motore Shimano EP8 con trasmissione SRAM XX1 elettronica, freni Trickstaff direttissima con dischi entrambi da 203 mm, 750 Wh di batteria per il modico prezzo di 13.000 euro. Però è bellissima, veramente. Forcella inversa, sì, questa, guardate come fine qua. La batteria si può rimuovere, 750 watt, completamente rimovibile. Motore EP8 ed è veramente molto molto bella, mi piace tantissimo. Purtroppo il prezzo è proibitivo. E da una mountain bike da 13.000 euro di Bulls passiamo a questa che è di 7.700 euro. La particolarità di questa mountain bike è che monta un Brose S-Mag come motore e ha una batteria che può arrivare fino a 925 Wh, probabilmente estendibile con il portaborraccia. Interessante. Allora, l'innovazione tecnologica degli amici transalpini si spinge veramente tanto qui, perché oltre ad avere un frame completamente in titanio, abbiamo una sospensione centrale montata in maniera mai vista e una scatola del cambio integrata al movimento centrale, quindi un singolo pignone al posteriore e la scatola del cambio è completamente integrata. Ma è un e-bike. Questa è un e-bike. Facciamo fatica a capire adesso se sono bici normali o e-bike, perché hanno integrato i pignoni ultimamente al movimento centrale. Infatti c'è quella Nicolai lì che probabilmente monta il sistema che abbiamo visto ieri. Questa Nicolai probabilmente monta il pignon. Non è una mountain bike elettrica, vero? Qua adesso non si capisce più una mazza, ragazzi. Chiaramente un unico pignone al posteriore e il movimento centrale include i pignoni. But it's an e-bike or a traditional? Yes, this is an e-bike with the motor. You have the motor here, Yeah. and the selector system is here, and these two axles are the gearbox. Io non ho ancora capito come funziona questa cosa. Lui gira Io giro, e gira sempre tutti i rapporti. e non capisce. Lui non capisce lì che gira da 2 ore. So when you pull on the cable, the slider moves. Oh, inside. Ok. Inside, Ah. Questo è il modello di punta di Flyer, marchio svizzero, è bellissima, ha un colore senape che mi piace veramente molto, integra completamente un sistema Bosch con una Fox 38 all'anteriore e un X2 DPX2 come sospensione centrale, un XO elettronico di SRAM. Ci sono 3 versioni diverse di questa bicicletta, i prezzi vanno da 6.500 euro fino a 9.500 euro. Il peso è più o meno di 25 kg. Allora, qui c'è una bella storia da raccontare. Vedete questi pezzi? Sono pezzi di airbag scoppiati non per incidenti sanguinolenti, ma sono quelli che usano per fare i test crash. E Shimano ha avuto la bellissima idea di riciclare questo materiale producendo questi pantaloni. Questo materiale, colorandolo, produce anche queste bellissime venature marmoree. Chiaramente il materiale è waterproof, ma per renderlo più traspirante hanno inserito questi inserti elastici in modo che non vi sudino le parti intime, per non dire le bella, la colorazione è molto bella, c'è questo verde, rosso che piace tanto al Pier e giallo. Bella idea per il ciclo, e hanno vinto anche la World. Sempre angolo award, Orbea Superlight, e-mountain bike con motore Shimano EP8, 360 Wh di batteria. Questa e-bike ha vinto un award come e-bike innovativa super leggera.
In casa Bosch le novità sono il Performance Line CX rivisto, un display veramente minimal che si chiama Kiox, batterie da 750 Wh e un'app che integra il tutto in una maniera eccezionale, un'app veramente molto bella e completa. Ciao! Thank you! Bye! Allora Pier, cosa ti è piaciuto oggi? Oggi mi è piaciuto il mangiare. Ancora? Ma pensa sempre a mangiare, Sì, gnagna e magna, vabbè. gnagna e magna. Ma com'è che sei sempre dietro a mangiare te? Si lavora e si mangia. Non Posso dirlo. Non guardare sempre dove ci sono le gnagne, era in cerca delle gnagne. Pier voleva che girassi la telecamera in quella direzione perché c'era la figonza. Fra quanti giorni lo digerisci questo? Probabilmente per il prossimo Aerobike dovrebbe essere andato. Beh, il cambio da pigno non mi pare una gran bella novità. Sempre dietro a mangiare, sempre. E siamo nello stand KTM che presenta il suo gioiello bicicletta di punta e-mountain bike, un mostro da 180 mm di escursione con forcella Fox 38 DH-X2 come sospensione centrale, monta completamente il motore Bosch, ma la novità di questa bicicletta è che l'etichetta sul motore, per la prima volta lo vediamo, è una KTM. Il prezzo di questa meraviglia 10.300 euro, bazzecole. Centurio propone una mountain bike, e-mountain bike da enduro No Pogo R25e, un mostro da enduro con Fox DHX come sospensione da 155 mm, una Fox 38 Factory e-mountain bike da 160 mm come forcella, trasmissione Shimano XT, la batteria è da 750 Wh di capacità, monta sistema Bosch di ultima generazione ed è veramente molto bella anche questa. Ho trovato la bicicletta nei 6 mesi all'anno dove casa mia nevica, invece di fare l'indoor trainer faccio questo. Adesso non posso pedalare se no parte la slitta, però è anche bella comoda. Ma che figata è! È un e-bike chiaramente, ha delle batterie, freni Magura e chiaramente si frena con il freno qua, vedete? È una cosa sublime, lo voglio assolutamente. Una versione budget di Bulls di 3.799 euro, un colore veramente molto bello. Troviamo un Deoro XT come trasmissione, un Bosch Performance Line CX come motore, è una bicicletta full per questo prezzo, è veramente una novità. La batteria può essere da 400 Wh fino a 625 Wh, chiaramente il prezzo penso cambi in base alla batteria che potrete o che vorrete montare. Sospensione come detto 140 mm all'anteriore e 140 mm al posteriore. Come state? Tutto bene? Bene, bene, tu? Bene, bene. Rispetto alla bici che abbiamo testato assieme lo scorso anno, questa è la versione R dove varia forcella, è una ZEB da 38, ammortizzatore che è un Super Deluxe conservatorio, trasmissione XT e freni XT 4 pistoni. La bici costa circa 1000, in Europa costa circa 1200 euro in più della sorella che avete testato voi. E poi una novità invece abbiamo introdotto ieri, sempre su una bici che avevate avuto modo di provare quando siete venuti a trovarci, la MiG 2.0 è stata aggiornata con l'introduzione di una versione con batteria da 630. Questa modifica è disponibile in aftermarket per le MiG 2.0 attuali, perché parte della nostra filosofia è quella comunque di far sì che chi ha un nostro prodotto lo possa aggiornare alla versione nuova. Quindi batteria da 630, stesso identico equipaggiamento e in ultimo, sempre ieri abbiamo presentato la MiG R e anche qua R sta per Race per noi. E sul telaio della MiG, dove è stato implementato il carro posteriore che è stato irrigidito e introdotto come sulla TK01 la possibilità, il parafanghino, il Fender,
abbiamo EP8 e batteria da 630, le sospensioni sono affidate a Fox con una 36 Ridom e un Float DPS Evil al posteriore, trasmissione GX 12 velocità, completa il tutto i guide RE come freni, sempre registrato telescopico di serie, e questa in Europa costa 5.600 euro, 5.590 diciamo. Boh, grazie, perfetto, grazie mille, grazie. Anche Torpedo fa bici elettriche. Questa monta un motore Oli con una batteria da 882 Wh, una capacità veramente molto alta, 160 mm di escursione, una vera bomba da enduro. Come trasmissione monta uno SRAM SX, il motore è un Oli italiano. Qua abbiamo il mostro enduro di Niner. Abbiamo un 180 di escursione come Forcella ZEB, 150 di sospensione, trasmissione SRAM a 12 velocità con motore Bosch Performance Line CX e batteria da 700 Wh. Il prezzo è di circa 7.000 euro. Allora, Eurobike 2021 finita per noi. Finita, sì. Meno male, ce la facevo più, basta! Bici, trasmissioni, batterie, mangiare, mozzi, raggi, mangiare, manubri, selle, mangiare, Motori, mangiare, bere. mangiare. Reso conto, se negli anni scorsi l'elettrico era in crescita, quest'anno è veramente esploso. Novità non elettriche sulla mountain bike quasi nessuno. All'infuori dei pignon? Sì, appunto, all'infuori del cambio pignon integrato nel mozzo, no, nel mozzo del movimento centrale. A te cosa è piaciuto di più? A me, la torta quella con le fragole. No, anche il ristorante Hong Kong di ieri sera. No, mi è piaciuta molto la Bulls, il mountain bike di Bulls, mi è piaciuta molto la bici di quelli di Bassano del Grappa, di downhill, tutta in carbonio, bellissima da vedere. Quelle due lì soprattutto. Sì, condivido anch'io. A me quello che ha sorpreso di più è stato quel cambio pignon che ho anche potuto provare, spettacolare. Ovviamente il peso è un po' ancora un limite di questa tecnologia, perché è più pesante delle trasmissioni classiche. Siamo anche ansiosi di vedere se Shimano uscirà con quella wireless anche per mountain bike. Che ansia, elettrica. Dio che ansia! C'ho un'ansia addosso. A questo punto abbiamo visto quella su strada e quindi aspettiamo anche per mountain bike. Cosa dici? Abbiamo detto tutto. Ma tutto? Guarda, quasi tutto quello che non diciamo adesso li trovate nel video. Allora li salutiamo. Ciao ragazzi, Ciao. alla prossima! Ciao!